Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Vergine e le tendenze energetiche disponibili per l'amore per la prima metà di giugno 2026. Ok, abbiamo la carta del mondo, amici della Vergine. Può essere un periodo di risultati, un periodo di traguardi, di completamento e perché no, per qualcuno potrebbe anche essere la fine di un capitolo e l'inizio di un capitolo nuovo. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Sono valide per ascendente, segno lunare, segno solare e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può o contattare via mail oppure sotto nella descrizione del video trovate anche il numero di telefono, il link alla pagina web, il link ai corsi gratuiti presenti sul canale, il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati. Poi c'è il link alle tarot pratiche del 6 giugno e al corso di approfondimento delle famiglie reali del 27 di giugno e poi c'è anche il link al videocorso di tarocchi intuitivi di livello intermedio. Bene. Partiamo con l'appeso e un 4 di spade. Torre. Nove di pentacoli. Sei di coppe. Abbiamo una regina di pentacoli, un 3 di spade, 8 di pentacoli e asso di coppe. Ragazzi, adesso andiamo a vedere lo sviluppo della vostra energia in questa parte della lettura. Se siete single potete anche rimanere con questa, solo con questa lettura perché la leggerò come per i single. In un secondo momento andiamo a vedere l'energia della persona che vi interessa. Non importa quale sia il tipo di legame che vi unisce, semplicemente se avete qualcuno in testa andiamo a vedere come si sviluppa la sua energia. Allora, io qui ho la sensazione che qualcuno sia in una fase dove ha bisogno di accettare qualcosa o con questo appeso. Per qualcuno si può trattare di uno sblocco di una situazione, ma considerato che c'è poi un 4 di spade al contrario dopo, non so se vederla tanto così. Andiamo a vederlo. Allora, la luna e asso di spade. Potrebbe effettivamente essere arrivata una comunicazione e per qualcuno questa comunicazione potrebbe arrivare a giorni. Diciamo che è secondo me inizio giugno e per qualcuno maggio è già stata. C'è stata come questa comunicazione che mi viene da dire ha un po' ribaltato le cose, ha un po' portato a galla le ombre di questa luna. La luna è una carta di proiezioni, è una carta di una realtà che si vede distorta, che si vede a metà, però qui con questo asso di spade è come il trovare la chiarezza su quella parte che prima era oscura. È per quello che c'è l'appeso, secondo me, al contrario. Perché io sento che qualcuno non vuole accettare qualche verità. Con questa luna c'è qualche tipo di paura o qualche tipo di visione distorta. È una verità parziale, è come se fosse solo il vostro punto di vista. E l'appeso effettivamente di solito quando è a testa in giù è perché vi dà la possibilità di vedere le cose da un'altra prospettiva, però qui sento che è come se non voleste accettare, se non voleste vedere qualche cosa. Andiamo a vedere
il 4 di spade abbiamo un fante di coppe e la torre. C'è come un tentativo di ripristinare le cose, di non far crollare tutto, mi viene da dire. E ci sta anche se fossero solo ideologie, nel senso che comunque con la carta della luna c'è una certa percezione della realtà e per non far cadere questa realtà, di solito la torre è la caduta dell'ego, quindi quando ci attacchiamo dei risultati egoici è facile che la mente inizi a giustificare proprio per non vedere la realtà dei fatti, no? Si trovano mille scuse per portare avanti una situazione, si giustifica magari l'altro per non accettare che non è come noi vediamo la cosa, la realtà è un'altra e non la si vuole accogliere. Andiamo a vedere la torre. Re di Pentacoli. Cavaliere di bastoni e sole. Sento che con questa torre vorreste ridimensionare qualche tipo di realtà. Può essere la stessa, ma non è detto, eh? Qui sento più come se fosse una situazione astratta, mentre in questo caso la sento più come un qualche cosa di concreto. Avete magari una certa routine e volete cambiarla, avete una certa situazione magari familiare o con dei figli e vorreste in qualche modo cambiarne la gestione. Può essere anche di un'amicizia, considerato il sole. Andiamo a vedere il 9 di Pentacoli. Vi dico che qua con la luna qualcuno potrebbe aver vissuto questa situazione in un passato un po' lontano e tutt'oggi non capire o non darsi pace o non farsene una ragione di questa cosa. Quattro di coppe e 6 di spade. Io sento che qualcuno di voi vorrebbe una relazione leggera, semplice, facile, ho come questa sensazione. Ma con questo 9 di pentacoli, sì, in un certo senso sento che non è che vi vada così tanto di compromettervi, di cambiare la vostra realtà, cioè nel senso probabilmente siete ancora in fase protettiva, non siete pronti per effettuare un cambio e quindi sento che rimarrete un po' attaccati a questa situazione di, posso chiamarla comfort, posso chiamarla isolamento, perché qua lo vedo, l'isolamento, 4 di spade appeso, è un po' come se foste ritirati su voi stessi all'inizio del periodo. Ora bisogna vedere questo fante di coppe chi è, perché per qualcuno potrebbe essere questa persona legata al passato, alla quale voi ancora state pensando, questa è la vostra energia verso la persona del passato. O se proprio il passato è talmente passato da essere dimenticato, questo fante di coppe potrebbe essere una nuova persona che entra all'inizio di giugno, con la quale vi piacerebbe instaurare un bel rapporto di fiducia, di rispetto, di amicizia. Può anche essere che ci sia attrazione sessuale, che ci sia come un certo feeling, una certa chimica, però in qualche modo c'è una situazione, secondo me, con questo re di pentacoli e 9 di pentacoli potrebbe essere pratica, anche patrimoniale, piuttosto che abitativa per qualcuno. Ehm, allora, sento che qualcuno di voi non si vuole staccare da questa situazione o non può staccarsi da questa situazione, però io ho anche l'idea che sarebbe un po' quello che vorreste. Fatemi sapere nei commenti se vi risuona. Andiamo col 6 di coppe.
carro imperatrice. Qui c'è come un sogno, secondo me, con il 6 di coppe. Può essere che sia quello a cui voi vi siete attaccati nella vostra vita in generale, può essere il sogno che avevate con questa persona del passato che si è distrutto e che comunque voi avete, magari basta cambiare la persona. Potrebbe essere per esempio il sogno di diventare madre, padre, il sogno di creare una famiglia, di avere dei figli. I figli lo sento parecchio per qualcuno. Andiamo a vedere questa regina di pentacoli. Nove di bastoni e 3 di bastoni. E che siete sulla difensiva, cioè nel senso avete questa energia dove da un lato sì vi piacerebbe, oh, scusate ho mosso tutto, mi sono incastrata col filo. Da un lato vi piacerebbe avere questa cosa, questa relazione, questa situazione con questa persona. Adesso vi dico anche poi i segni zodiacali che mi vengono fuori. Dall'altro lato con questo 9 di bastoni sento che un po' mi richiama la paura della luna, qualcuno sento proprio che è come se avesse paura di incastrarsi. Quello che voi avete paura di perdere è la vostra autonomia, la vostra indipendenza. Andiamo a vedere il 3 di spade, perché il 3 di spade in questo caso, perché vedete che poi c'è 8 di pentacoli e asso di coppe, può essere come l'idea di dover sacrificare una parte della quotidianità, una parte di se stessi. È come se ci fosse voglia di costruire, però ci sono degli impedimenti esterni, delle paure o dei dubbi o amanti e 2 di spade. Dei temi, anche la paura di perdere la vostra indipendenza, la vostra individualità, la vostra autonomia. Insomma, ci sono come dei dubbi, delle paure, delle credenze limitanti che vi faranno un pochettino tirare indietro, secondo me, in questo periodo. Cioè, da un lato vi dico, vorreste tutto con questa persona o nella vita in generale. Dall'altro lato, secondo me, siete ancora come in una fase di pulizia del passato e quindi con questa persona è come se voleste comportarvi in modo diverso. Io sento questa torre come se fosse un momento dove avete bisogno di buttare giù le vostre credenze limitanti, i vostri modi di fare. Mi viene anche da dire un po' la vostra innocenza, perché qui abbiamo un re di pentacoli al contrario con il sole, quindi probabilmente qualcuno può essere un po', e c'è anche un fante di coppe, potrebbe anche essere un po' troppo ingenuo su certi aspetti della vita, appunto, vedete una parte sola della realtà. Non perché, cioè, è come se avesse bisogno, mancherebbe un giudizio qui, però avete anche un 2 di spade alla fine. Vi manca come una visione un po' più completa, un po' più matura, se vogliamo, della realtà. Avete come questa parte sognatrice che è molto bella, però effettivamente se ci fate caso qui abbiamo re e regina di pentacoli, tutti e due al contrario. È come se non si riuscissero a parlare. Ok, andiamo a vedere la vostra persona di interesse. Intanto io vi ricordo che questa è una di 4 letture che vado a pubblicare. Questa è la prima, poi ce n'è una sull'evoluzione spirituale del periodo, un'altra sull'amore e le relazioni e un'ultima lettura sarà sul lavoro e l'economia. Appeso. Cavaliere di spade. Qui abbiamo un 5 di bastoni, scusate, le tiro solo un attimo più in su, perché se no non ci stanno tutte.
Sento che effettivamente qualcuno di voi potrebbe essere stato o essere ancora in stand-by, potrebbe proprio essere una relazione dove non ci si sta parlando in questo momento, per molti, una connessione dove c'è del silenzio, dove ci si sta sentendo poco, per qualcuno potrebbe essere che vi siete presi un periodo di pausa per riflettere su che cosa volete, per qualcuno di voi anche assimilare come questa verità, o per fare chiarezza su quello che si vuole. Andiamo a vedere l'appeso, perché la persona io sento che sta facendo comunque una sorta di sforzo, perlomeno per vedere le cose dal vostro punto di vista. Fante di bastoni e matto. È come se questa persona si chiedesse se iniziare un qualche cosa con voi oppure no. Ah, scusate, non vi ho detto i segni zodiacali per i single. Allora, Cancro, Leone, Gemelli, Capricorno, lontanamente vedo Bilancia e basta. Ok. Andiamo a vedere il Cavaliere di Spade. Ruota della fortuna. E morte. Wow. Allora, mi ritorna un po' con questa torre che c'è qua sopra, no? Io credo che questa persona speri in qualche cosa con voi, sia che sia del passato, come abbiamo visto con questa luna, sia che sia la persona nuova di cui vi parlavo prima. Potrebbe avere come una certa determinazione, nel senso io tra queste matto, fante di bastoni e cavaliere di spade, sento che tutta questa conoscenza, o comunque diciamo il primo periodo, la prima parte, la prima settimana di giugno potrebbe essere veloce come movimento. Sento che c'è la voglia di cambiare qualche cosa che è stato. Può essere che qualcuno si sia fatto un po' prendere dagli impulsi nel passato e qui ci sia come questo, ok, ormai sono in ballo, balliamo. E difatti con questo 5 di bastoni sento che questa persona ha proprio voglia di avervi. Siete più voi che siete in ritirata. Cioè probabilmente a maggio ognuno dei due era fatti suoi e adesso a giugno potrebbe esserci come una differenza di velocità dove l'altra persona ha pensato, ha riflettuto, ha visto effettivamente le cose da un altro punto di vista perché l'appeso c'era dritto, mentre voi con questo appeso al contrario siete ancora lì che pensate, che capite, che cercate di rimuginare, che, ho come l'idea che stiate cercando di fare un po' di chiarezza, che stiate cercando di capire che cosa volete voi effettivamente. Allora, abbiamo detto 6 di bastoni e 2 di pentacoli. Io sento che questa persona vuole ufficializzare la relazione, vuole qualche cosa di più, è disposta a lottare, ma io sento che questa persona non sta giocando, anche se potrebbe sembrare con questo matto, però come l'idea che in realtà possa essere un qualche cosa di ufficiale, cioè io non credo che questa persona si tirerà indietro nel momento in cui voi direte che cosa siamo, metterà un'etichetta alla relazione. Andiamo a vedere l'otto di bastoni. 6 di pentacoli, eremita. È come se questa persona volesse dialogare, definire i patti
gli accordi della relazione. Vi dico, ha voglia di mettere un'etichetta, ha voglia di capire che cosa siete, che non importa se non sia esattamente quello che volete voi, cioè nel senso, io credo che la persona possa anche adattarsi a quello che voi volete, al tipo di relazione come voi la potete vivere in questo momento. Però andiamo a vedere questa torre, perché qui ci sono, ce l'avete 3 volte la torre, qui ci sono come dei temi importanti da dover decostruire, da dover sviscerare. Abbiamo il Papa, carro che c'era anche qui, 5 di spade, 3 di bastoni e forza. Per qualcuno il tema è legato al divorzio, alla separazione di una delle due persone. C'è come un tema che ha bisogno di essere affrontato. Per qualcun altro può far riferimento a, siccome la persona vuole ufficializzare, e io prima vi dicevo che potrebbero esserci anche temi legati ai figli, potrebbe essere che per voi non sia ancora il momento, perché magari non vi conoscete da così tanto, e questa persona spinga un po' per dire dai, iniziamo a fare le cose tutti insieme, presentami la tua famiglia, i tuoi amici. Però ho come l'idea, sì, qui si parla di qual è il binario nel quale la relazione corre, quanto possiamo renderla ufficiale, quanto possiamo vivercela, diciamo, alla luce del sole, mi viene da dire, proprio perché qualcuno potrebbe avere dei temi con il matrimonio, magari non aver ancora avuto la separazione, o potrebbero esserci dei temi con un ex dispettoso o dispettosa, e quindi magari è meglio mantenere le cose in sordina, o perlomeno questo è quello che pensate voi. L'altra persona non credo tanto, sapete, cioè ha proprio voglia di ufficializzare. Andiamo a vedere questo bellissimo 2 di coppe, perché se eravate in silenzio potrebbe esserci un incontro con questo 2 di coppe verso, diciamo, dal 10 giugno in poi, tra il 10 e il 20 giugno potrebbe essere. 7 di pentacoli, potrebbe anche essere con questo 2 di coppe che raggiungiate effettivamente un accordo. Sì, ma questa persona è legata a voi, sia a livello emotivo, e secondo me le piacerebbe concretizzare un po' di più. Diciamo che c'è qualcuno qua che pecca un po' di ingenuità, nel senso che non si stanno prendendo in considerazione determinati temi che per qualcuno possono essere abitativi, per qualcuno familiari, come vi dicevo potrebbero esserci dei figli, un po' come se si dessero per scontate delle cose. Andiamo a vedere il 2 di spade, perché comunque ce l'avete tutte e due, c'è il legame, voi avete gli amanti, l'altra persona ha il 2 di coppe, qui c'è un asso di coppe e si termina con un 4 di coppe e un mago. C'è un nuovo inizio, ragazzi, c'è un nuovo inizio, bisogna un attimino riassettare, risistemare, riorganizzare gli impegni o quotidiani o familiari, quelli che vi ho detto prima. Però secondo me si arriva ad un risultato, si arriva finalmente al ok, ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti ad arrivare a capo di questa situazione, e se qualcuno fosse in ballo con questo divorzio, questa separazione, questa rottura di vecchi schemi, ci sarà, ok? Cioè nel senso riuscirete a portarla a compimento. Bene, andiamo a vedere qualche oracolo. Ok, autoindulgenza vi dice di focalizzarvi su voi stessi, vi dice anche che è tempo di guarire, effettivamente avete il 4 di spade, ma siete working in progress all'inizio di giugno, parla di fare il lavoro delle ombre e ce lo rivedo con questa luna, e di, sì, praticamente parla di anche di amor proprio, attenzione a quello che dovete sacrificare qui con questo 3 di spade. Uh, e poi abbiamo gli anelli di matrimonio, ragazzi. Parla di un'unione, di un matrimonio. Qui avevamo un papa qua.
di una connessione di anime, di un amore eterno, di una promessa che è per sempre. Fatemi vedere una cosa, allora. C'è un 6 di coppe lì, però poca roba. Abbiamo una ruota della fortuna qui, un papa, 2 di coppe, amanti e 3 torri. Sì, allora con le 3 torri penso che per qualcuno si possa trattare di una situazione karmica, di un qualche matrimonio di qualche vita precedente che è come ritornato o come se si ripresentasse questa situazione per poter ricalibrare il karma precedente, ok? Andiamo a vedere un koan ancora. Tu sorridi e il mondo cambia. Per la serie guardate la vita sorridendo e la vita vi sorride. Buttate energie positive, vibrazioni positive e attirerete vibrazioni positive. Amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione, fatemelo sapere nei commenti, sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione e la condivisione del video, per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail oppure può abbonarsi al canale. Nella sezione degli abbonamenti tratto le credenze limitanti che tratto nelle sessioni personali, ma in più ci sono anche altri temi come la metafisica, la metamedicina, si parla di kundalini, di alto basso astrale, di come lavorare i traumi, di zone d'ombra, insomma, date un'occhiata ai titoli dei video così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 5 e vanno viste in ordine cronologico di numero. Tenete presente che sono praticamente decenni della mia formazione personale e professionale che io sto condensando e mettendo lì a disposizione per voi. Detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!